Ciao a tutti da Angry Terrone. Dove siamo? Siamo nella mia amata Bologna. Cosa farò a Bologna? Faccio il Bologna Food Porn Tour, uno dei tanti, perché andrò nei posti che mi fanno sentire una certa comfort zone. E mo' a me a mangiare perché io tengo fame, quindi partiamo subito per la colazione. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo Bologna Food Porn Tour parte alla grande perché siamo alla pasticceria La Borbonica, una delle mie pasticcerie preferite di Bologna. Partiamo con il maritozzino al pistacchio e il cornetto alla nocciola. Io direi di iniziare con il maritozzino al pistacchio. Pronto? E pieno zeppo di pistacchio. Per gli amanti del pistacchio, questo mini maritozzino è illegale. La percentuale del pistacchio è altissima. L'impasto di questo mini maritozzino è morbidissimo. Cioè, quando lo mangi c'è un'esplosione di pistacchio in bocca. E ora è il momento del bel cornettino con la nocciola. Allora, qui la crema di nocciola è molto delicata, l'impasto del cornetto e ai cereali, la texture è comunque un po' friabile ma rimane sempre morbida, è una lievitazione a 24 ore fatta da loro ed è secondo me un cornetto fantastico. E come dice il detto, nella botte piccola c'è il vino buono, in questo caso nella piadineria piccola c'è la piadina buona. Siamo da Sfarinà. Questo è un crescione molto speciale perché è un crescione con il ragù. Vamos allo spacco. Questo ragù è buono proprio, sa? Faccio tu cazzo. Ricordiamo che crescione fatto da loro, ragù fatto da loro, principalmente manzo, c'è anche un po' di maiale giusto per rendere un po' bello grassotto, e poi c'è una crema di parmigiano, ma è uno spettacolo questo ragù. Secondo round, seconda prelibatezza con la piadina alla petroniana, in cui all'interno c'è proprio una cotoletta alla petroniana, che sarebbe la cotoletta con prosciutto crudo e crema di parmigiano. C'è questo equilibrio dei sapori perché si sente il prosciutto, poi c'è la croccantezza della cotoletta e poi c'è questa crema di parmigiano. L'impasto è morbido, è buonissimo. Dovete venire a provare assolutamente. E come finire la nostra giornata se non da Foodstock, l'hamburgeria più buona di Bologna, se no del mondo. Quindi io vi dico che l'odore si sente già da qua. Vamos a mangiare. Fa pure la rima. Oh, faccio un cazzo. La nostra cena parte con il Giannis, il panino che mi ha fatto innamorare di questo posto. Abbiamo il cheddar, della pancetta, dell'uovo, frigidello piccante, il patty, l'anello di cipolla fritto e le patate dolci. Il patty è pazzesco, è buonissimo. C'è il croccante della patata dolce, il piccante del frigidello, poi c'è questa cipolla, c'è il cheddar, cioè si sentono tutti i sapori, è una cosa incredibile. Io amo questo posto, ma amo anche tanto tanto lui. Continuiamo con quest'altra opera d'arte. Il Sibilla con dentro friarielli, pecorino, ciauscolo, pacci, maionese alle erbe e patate croccanti. È troppo buono. Posso dire che questo panino è buonissimo?
È uno spettacolo anche questo panino. I friarelli si sentono che sono belli saporiti, poi c'è questa maionese alle erbe che comunque dà quel tocco di contrasto, poi ci sono il croccante delle patatine, il patti che è una roba pazzesca e c'è una stratificazione perfetta. The next morning. Buongiorno a tutti dalla ridente e splendente zona Roveri. Vabbè, comunque siamo da Cremeria Scirocco per una colazione alternativa, visto che io non vado alle temperature, quindi mangio il bollito d'estate, il gelato d'inverno. Siamo venuti in questa gelateria che ho scoperto nel mio gelato tour bolognese, che potete andare anche a vedere nei miei video, perché qui fanno due gusti molto particolari che a me piacciono un sacco. Quindi andiamo a mangiarci sto gelato al cioccolato dolce un po' salato, il gelato cioccolato. Vamos. Ho preso una bella brioche con gusto essenza di cioccolato e mandorle gorgonzola. L'essenza di cioccolato è pasta di cacao 100% e in più c'è la base acqua. Invece l'altro, mandorle gorgonzola, è stato gusto vincitore Gambero Rosso del 2018. Mandorle gorgonzola è troppo buono. E devo dire che la prima volta che l'ho provato tanti anni fa ero molto scettico perché non sono amante del gorgonzola, ma qui il gorgonzola si sente in modo molto delicato perché prevale la mandorla, e poi è una mandorla che è fantastica, è buona proprio. Mentre per l'essenza di cioccolato posso dire che sì, è cremoso, però ha una consistenza leggermente diversa rispetto a mandorla e gorgonzola, perché non ha la base d'acqua. E poi io di solito gusto cioccolato non lo prendo mai, però qui mi piace un sacco, tutto racchiuso in questa bellissima brioche, morbidissima, una colazione spettacolare. Ed eccoci tornati in centro per pranzare nei due dei miei street food preferiti. Si parte da Via dei Monari, precisamente Mo Mortadella Lab, per mangiare dei panini con la mortadella che non è che li sanno fare, di più, sono forse i capi della mortadella, quindi andiamo a mangiare. Il numero 6 con provola di bufala grigliata, crocchette di patate e mortadella, e poi il numero 22 con involtini di mortadella grigliati, ripieni di ricotta, rucola, pomodori secchi, granella di pistacchio e c'è anche il pesto di pistacchio. Ma quanto è grosso sto panino, ma quanto è grosso! Il panino in sé è morbidissimo, questa amichetta è davvero ottima perché è morbida, crunchy sulla parte superiore. La mortadella è bella fresca, ma c'è il contrasto con il panino che viene riscaldato. Poi c'è questa provola di bufala abbrustolita che è bella filante, e poi ci sono queste belle crocchette di patate. Il panino è troppo buono. La fregna di merda. Un po' di ricottina caduta sulle scarpe, piccioni che mangiano sulle mie scarpe. E ora, oh, puttana da mamma, puttana da mamma. E adesso è il turno del numero 22, uno dei miei due preferiti, però forse lo amo di più dell'altro perché io adoro il pistacchio. Qui lo fanno benissimo. Mamma mia, quanto è buono sto panino! Il pistacchio è bello deciso. Abbiamo questi involtini di mortadella grigliati caldi, che poi c'è dentro questa ricotta con il pistacchio e i pomodori secchi che sono dolciastri, e poi c'è questa rucola giusto per mettere un po' l'idea, un po' di insalatina dimagrante. Se chi viene a Bologna non vi passa da qua, è come se non viene proprio. Che venite a fare? Ed eccomi nel secondo dei miei due street food preferiti, il ragù, che già il nome vi dovrebbe dare qualche indizio, ma mo vi faccio vedere che vi convenga.
qui dentro c'è una cosa troppo porca. Un bel paninazzo con il ragù e il parmigiano. Cioè, quando il food porn incontra la tradizione bolognese, che cosa vi può dare? Questo. Dreams are not reality, the only kind of real fantasy. Ti prego, Dio, fai che questo momento non finisca mai più. Non ci sarebbero parole per descrivere questo panino per quanto è buono. C'è questo ragù che, oltre che essere uno dei più buoni mai mangiati, se non il più buono mai mangiato, è bello unto e regala al panino ancora più morbidezza. Cioè, mamma mia. E dopo aver mangiato le piadine, e dopo aver mangiato i gelati, i cornetti e i panini, che ci mancava? Ah, pizza. E quale miglior posto dove mangiare la pizza se non da Ranzani 13, una delle mie pizzerie preferite, e fanno delle pizze gourmet da sballo. Va, va, va. Prendiamo le mie due pizze preferite, la Via Emilia, mortadella, fior di latte, crema di pistacchi e scaglie di parmigiano. Sto volando. Le pizze hanno una lievitazione media di 36 ore ed è fatta con un mix di farine e di lievito madre. E proprio per questo la pizza viene, da come potete vedere, viene più alta, soffice, un po' crunchy. La crema di pistacchi che non è troppo delicata, ma non è nemmeno troppo decisa. Poi c'è questo equilibrio con il sapore del parmigiano e poi c'è la mortadella che incornicia tutto in un modo abissale. E visto che mi definisco anche un po' porcello, non poteva mancare la Happy Pork. Base fior di latte, prosciutto di mora romagnola cotto a bassa temperatura, emulsione di basilico, stracciatella e spolverata di parmigiano. Devo ancora capire se siamo in una pizzeria o siamo in un museo. Si può notare quanto è bella questa pizza? Con questa bella stracciatella che cola e non vede l'ora. Ah, bucchina da mamma. Non è successo niente. C'è la regola dei 2 secondi. Vabbè. Anche questa pizza ha lo stesso metodo di preparazione dell'altra, ma qui i condimenti secondo me sono un po' più freschi perché c'è questa stracciatella che regala questa freschezza. Poi c'è sto prosciutto che è di una qualità pazzesca. E poi c'è questa emulsione di basilico che dà quella particolarità e questa spolverata di parmigiano che ti dà un po' di quel saporito. E che dire più, raga, la vita venire a mangiare qua perché è troppo buona la pizza. E qui dove il Bologna Food Porn Tour parte 1 è iniziato, ora purtroppo finisce. Grazie di aver visto il video, spero di avervi fatto scoprire nuovi posti e nuove cose da provare in questa bellissima città. Ci saranno altri Bologna Food Porn Tour perché ci sono un sacco di cose che voglio farvi vedere. Mi raccomando, per rimanere aggiornati seguite Angriterone su YouTube, su Instagram, su Facebook, su TikTok, su YouPorn, non ne sono sicuro perché forse ho l'account bloccato. Vabbè, a parte questo, commentate se avete nuovi posti da consigliarmi e buonanotte a tutti. Ciao!